Cosa ti ha spinto a cliccare questo video? Sei per caso uno di quelli che fa shopping compulsivo su AliExpress? O sei un vero collezionista di diecast? In ogni caso sei nel posto giusto. Oggi facciamo un unboxing particolare, un ordine fatto su AliExpress mesi fa, che avevo completamente dimenticato. Questi pacchi hanno preso già abbastanza polvere, è arrivato il momento di farli respirare. Io sono Paul e questo è DPC Diecast, un canale di bolidi in miniatura. Vediamo cosa ci riserva il primo pacco. Qui dentro dovrebbe esserci un tappetino da esposizione per i nostri bolidi in scala 1,64, ma non ricordo il modello che ho scelto. Vediamolo insieme. Apriamolo. Difficile da aprire, molto difficile. Cerchiamo di non rovinare niente. Quanta plastica! Guardatelo! Texture micidiale, sembra asfalto vero. Colori vivi, super antiscivolo. Non si muove nemmeno in drift. Cuciture come roll bar. Ready to race. Al prezzo di una birra e un hamburger ti porti a casa questo magnifico tappetino che cambia completamente la scena della tua collezione. Aspetta! Pensavi che mi fossi fermato solo al tappetino? Con un setup così non potevano mancare un paio di bolidi da testare subito. Eccoli! Una Ford Mustang GT del 67 e una Ferrari SF90 stradale assetto fiorano. Sono della Burraco in scala 1,64, ordinati su AliExpress, perfetti per testare questo parcheggio. Apriamole! Partiamo con la Ford. Stanno dentro a delle bustine ed eccola qui. Verde scuro metallico che spara luce sotto ogni lampada. Carrozzeria in metallo, cofano che si apre, fari spenti ma ruggito sempre vivo. Cerchi grigi old school. Gomme in plastica ma look cattivo. Vai con la Ferrari, essa bustina. Rosso Ferrari puro sangue, livrea bianca, stemma e sigle da manuale, carrozzeria in metallo, portiere apribili, cerchi bicolor con gomme in gomma vera, dettaglio da collezione su licenza ufficiale Ferrari. Al prezzo di un buon caffè in compagnia ti porti a casa questi meravigliosi gioiellini. Ok, fermi tutti, non vi sarete mica dimenticati che c'era un altro pacco. Questo sinceramente non mi ricordo cosa c'è dentro, ma visto che siamo in tema 1,64 sicuramente non ci deluderà. Vediamo cosa ci riserva il secondo pacco. Cerchiamo di non fare casino. Leviamo la plastica. E c'è una scatolina protetta abbastanza bene. G-Fans 1,64. Vediamo cosa c'è all'interno di questa scatola. Bene, è un diorama in scala 1,64 da montare. Abbiamo degli sticker, adesso ve li faccio vedere. Coca-Cola, Pepsi, parcheggi vari, le istruzioni e dei pannelli che sono sigillati molto bene. Vedo dei fili, oppla, parcheggi di nuovo, li posizioniamo qui. È un muretto con i lampioncini, non so quanto si riesce a vedere, che credo che vadano proprio qui. Poi cosa abbiamo? Un altro muretto Times che va qui. Che non va qui. È andato un pochino forzato.
e dei cartelli che metteremo. Questo va qui, perfetto, questo va qui ed eccolo qui, stupendo! Pareti solide, plastica dura, stampa nitida, colori brillanti, sticker premium, personalizzazione da gara, proporzioni perfette. Le 1,64 ci stanno da Dio, un pit stop in miniatura. Al prezzo di un biglietto al cinema e una buona dose di popcorn, ti porti a casa questo bellissimo diorama da mettere in bella vista per esporre i tuoi devastanti bolidi. La cosa bella è che i lampioncini si accendono veramente. Se ti è piaciuto questo video unboxing, ti lascio il link in descrizione e nel primo commento, dove mi piacerebbe vedere la tua opinione di questo setup. Domani non parleremo né di muscle car né di italiani, ma di un pezzo che viene dal mondo del cinema. Preparati al prossimo unboxing. Ti aspetto!